Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi facciamo la terza flip cap che completerà il trittico arcobaleno. Quindi sempre la palette con i colori tipo arcobaleno. Nel video precedente non avevo usato il turchese e non avevo usato neanche il bianco che oggi penso che userò. Quindi gli darò un punto luce in più rispetto al precedente, che per l'amor del cielo è venuto molto bene, però secondo me un po' di bianco gli dà quel qualcosa in più. Quindi in questo tornerò ad usare tutti i colori con l'aggiunta del bianco. Sono tutti colori avanzati, quindi non ho preparato nulla di nuovo, sono sempre gli stessi, quindi come avevo anticipato, se non avete visto i video precedenti vi invito ad andare a vederli. Se avete piacere vi metto il link nella descrizione di questo video, come troverete anche sempre in descrizione anche i link e i nomi dei prodotti che ho usato per realizzare questo quadro. Come dicevo, ho preparato i colori utilizzando gli acrilici della Montmartre e li ho mescolati con due parti, quindi una parte di acrilico e due parti di fissativo acrilico che ho utilizzato come medium. Vi metto il link anche di questi prodotti ovviamente in descrizione. La consistenza di questi colori qua questa volta sarà leggermente più fluida della precedente perché li ho ravvivati con un po' di acqua. Siamo comunque sempre in un range medio denso, forse qua siamo più su un range medio, ecco, direi. In questi colori avevo aggiunto anche 2 gocce di silicone. Io utilizzo questo qua, silicone EFCO, e 2 gocce in ognuno. Tela 30x30. Credo di aver detto tutto. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale per darmi un po' di supporto e per non perdervi i prossimi video e le prossime novità. E ora possiamo cominciare con il preparare la nostra flip cap. Allora, anche questa volta cambierò l'ordine di versamento, quindi partirò utilizzando un altro ordine di colore, ecco, e partirò con questo turchese. Allora, mi è avanzato poco colore, ok? Quindi vedrò di riuscire a riempire questo bicchiere. Questo qui è da 0,3, non andrò ovviamente fino al bordo perché è più che sufficiente, anzi ce n'è anche più di quello che servirebbe, quindi cercherò di utilizzare tutto il colore avanzato. Non so se se riuscirò a finirlo, ma insomma ci si prova. Allora partiamo con versare un po' di questo turchese, poi il blu. Ecco, di blu ne ho veramente poco, mi sa che sarà l'unico strato questo. Sì, e almeno il blu l'ho finito. Ok, allora metterei il bianco fra il blu e il viola. Perché sono i colori più scuri della palette, così da creare un contrasto. Ecco qua. E ora proseguo con il viola. Cerco di coprire bene tutta la superficie, ma allo stesso tempo cerco di non versare troppo colore perché voglio creare tanti strati. Ora andiamo avanti con il magenta, anche questo ce n'è molto poco,
quindi sarà anche questo l'unico strato. Benissimo. E proseguo con il vermiglione. Ora il giallo. E anche questo lo finiamo. Ora andiamo con il verde. Mi viene da dire che finiremo anche questo. Ok, mi sono rimasti solamente il turchese, il viola e il bianco, quindi io farei turchese, mettiamo giusto un po' di bianco, ok, il viola, a questo punto finirei anche il viola. Bene, e finiamo anche il turchese. Ora la capovolgiamo. 3, 2, 1. Oh. Sarà interessante. Attendiamo 30 secondi circa, in modo tale che il colore si vada a depositare sul fondo e poi la rimuoveremo. Ok, siamo pronti per rimuovere il bicchiere. 3, 2, 1. Decisamente molto diversa rispetto alle precedenti. Si stanno anche formando delle celle. Io inizio subito a portarlo in giro. Allora, questa parte qua già vedo che mi piace, quindi però ho paura che rotoli troppo, quindi ci metto un po' di flow extender. Qual è il flow extender? Userò il colore che ho recuperato dalle altre due colate raccogliendolo dal tavolo, tanto poi va eliminato, non l'ho neanche mescolato, quindi facciamo così. Vedete come non rotola il colore. Ora con il mio cattura colore mi avvicino e subito lo tolgo, e ho recuperato, anzi ho salvato la parte che mi piaceva. Allora, torno nel centro, guardate che bellissime sfumature, sarà interessante. Il cannello lo passo alla fine perché voglio delle celle non troppo grandi, ma comunque sappiamo che il colore più fluido tende a formare delle celle più grandi già di suo, perché permette l'espansione, quindi penso che avremo delle celle più grandi rispetto a quelle che abbiamo creato nelle opere precedenti. Comunque, da quel che sto vedendo ora, a me sinceramente piace anche senza celle, cioè queste sfumature sono veramente bellissime. C'è la flip cup
ragazzi, si può fare anche senza silicone, solo per creare queste sfumature, potete creare delle basi, come dire, degli sfondi veramente bellissimi per le vostre opere, per poi, se volete eventualmente dipingerci sopra. Bellissimo già così secondo me. Però noi volevamo le celle e quindi andiamo a creare le celle, solo che cavolo, mi dispiace adesso andare a cambiare quello che è, perché mi piace un sacco così. Cannello, e facciamo un po' qua. Non ne andrò a creare tantissime perché voglio che rimangano visibili queste sfumature, quindi qua così, qualcosina qua magari. Basta, perché non voglio andare a togliere, come vi avevo già detto, lo sfondo che c'è, che secondo me è veramente bellissimo. Super felice di aver aggiunto di nuovo il bianco, perché veramente gli ha dato quel punto luce che gli serve anche alle celle. Adesso vi faccio vedere tutto più da vicino.